Io se avessi un superpower vorrei essere una ballerina. Benvenuta a una nuova puntata di A Letto con Bianca, io sono Bianca Balti e oggi con me c'è la fantastica Kamiyaka! Ciao! Ciao a tutti, ciao a tutte! Grazie per essere venuta! Grazie a te, è un'emozione, abbiamo fatto anche una carrambata di quando ci siamo conosciute nel lontano 2017, ma adesso stiamo meglio, dateci. Più fresche Più che fresche, mai, più fresche. noi ringiovaniamo. Vero, invece che vero, questo ce lo diciamo da sole, così, Sì, ci sta. Ascolta, ma presentati esattamente come tu ti vedi o come vuoi che gli altri ti vedano. Una mitica, no scherzo, allora io sono ovvio. Diciamo che sono una content creator, quindi Sì. creo contenuti di intrattenimento per il web, questa è diciamo la descrizione che metterei su LinkedIn. Giusto, ok. La descrizione che metterei su Tinder è se non ti piace mangiare stai alla larga. Okay. La descrizione che metterei su Instagram è faccio cose, vedo gente. Questo è più o meno il mio parterre di lavoro. Adoro. Così, più o meno, dai. Brava, ti sei inquadrata bene. Perfetto. Ascolta, bene, Iniziamo, allora, io sono sei pronta? agitata. Mi sento Addirittura? come... Vediamo. Vai. Ah, così un po' mistico? Cioè il destino Sì. decide la domanda? Certamente, Bellissimo. così almeno non sono io che ti metto in imbarazzo, È sono colpa le carte. mia. Ok, Sì, allora colpa tua, è il giusto? destino. Ok, va bene. No, facciamo questa. Ok, difficilissima da tirare fuori, ma noi vogliamo Vediamo il destino. Vai. No, sì, ma È sono tutte facile. così. No, ma è veramente dritta. Sì. È facile manipolarti? Allora, posso dirti che in realtà un po' sì. È un po' strano perché mi sento una persona che dà l'idea di essere molto indipendente, decisa, anche ogni tanto magari un po' strong, diciamo, Ok. Sì, anche a me dai questa vibe, certo. Sì. Per niente. Se io adesso mi siedo e dico, ma sai che a me il rosa non piace tanto e tu passi tutta questa conversazione a dirmi, guarda che il rosa è un colore pazzesco. Io mi alzerò da qua e dirò, raga, il rosa è il mio colore preferito. Ma sei convincibile. Convincibilissima. Ok. Io sono una banderuola, non riesco a mantenere le mie posizioni. E questo chiaramente ha degli aspetti positivi perché magari riesco a rivedere dei punti della mia vita su cui magari pensavo di avere grandi convinzioni e invece mi piace ascoltare. È importante essere aperte di mente in questo Esattamente. senso, certo. Dall'altra parte, sai, nella vita magari ci sono state persone che mi hanno convinto anche di cose spiacevoli oppure mi hanno instillato dei dubbi magari su di me, sul mio aspetto fisico, sulle mie potenzialità. Essendo manipolabile, chiaramente questi pensieri diventavano poi dei pensieri intrusivi che facevano poi parte della tua quotidianità. Certo. Quindi E come hai fatto a risolverlo? Perché io avevo lo stesso identico problema e per cui ho dovuto proprio dire, Bianca, ma prima di credere a tutti gli altri, sì. prova a pensare un attimo se magari la tua opinione vale anche la fiducia, però me lo devo dire tutti i giorni, ed è una cosa recente che ho dovuto fare recentemente. Io un po' penso che chi ha questo carattere forse non si convincerà mai del tutto di fidarsi al 100% della propria voce. Diciamo che se vuoi un lavoro, come hai detto tu, quotidiano, di grande sforzo, questo sforzo può diminuire col tempo, cioè può diventare una cosa sempre più facile per te, però per me chi ha questo carattere è importante davvero che si circondi di persone sane, non di persone tossiche come... Però il problema è che di solito le persone con questo carattere sono una calamita per le persone sbagliate, è vero. È incredibile. Però devo dire che brave queste persone sbagliate, perché loro le sono trovano, sai quello per cercare l'acqua, no? Sì. Però io devo dire che ultimamente anche insomma il mio fidanzato così sono proprio persone positive e quindi mi hanno aiutato tanto. Un saluto al mio fidanzato che mi tiene prigioniera, hai dovuto dirlo per forza. No, scherzo. Quindi sono in un periodo di poca manipolabilità perché sono circondata dalle persone giuste che rispettano il mio essere. Ma posso chiederti proprio, mi interessa personalmente, come hai fatto a circondarti e a trovare queste persone? Allora, diciamo che la statistica mi è stata d'aiuto, cioè dopo 49 milioni di errori
cioè, capito, statisticamente una cosa buona succede e quindi la statistica è stata molto dalla mia parte. Io sono quel caso che nella statistica tu ce li hai tutti negativi? Io ho anche un po' più di anni di te. Pochi però, pochi. Non 2, lo so. diciamo 2, per le telecamere 2. Però io non so tu quanti anni hai. 90, cioè 90 anni. Cioè, nel senso, no. Ah, caspita, te li porti bene. Devo pensare di meno? Grazie. Vabbè, sì. per cui dici che ad un certo punto Ad un certo anche punto io, arriva. quando agli 80? 75. Con il nuovo governo hanno diminuito di 5 anni, 75, sì, Meno sì. male. Sì, dai, ci siamo qua. Va bene, fammi pescare tu adesso. Ah, bello. Allora. Poi tipo io la prima. Ah, la prima? Allora No, è inutile che le spargo. Scherzo, io questa qua invece. Ok. Ah, che io con queste unghie solo quella che esce di più posso prendere. Allora, se potessi scegliere una cosa da delegare a qualcuno, cosa sarebbe e a chi la delegheresti? Bella, ci sta. Quando l'ho scritta sta domanda, non so neanche cosa vuol dire. Va bene, però tanto tocca a te rispondere. Io lo so, io sono molto sicura su questa risposta, io delegherei completamente come mi vesto ogni giorno. Ah. Non mi interessa, non lo voglio sapere, non voglio pensarci e soprattutto non ho gusto quando lo faccio, quindi vorrei... Non si direbbe però, devo dire. Allora, il completo, sai, è facile, è il È mio, vero. capito, Sì. completino, però è una cosa che un po' mi pesa e Sì, quindi sì. vorrei proprio una persona che, cioè, oggi ti metti questo, pam, io mi alzo, fantastica. Anche Così. perché vivendo in Italia ti devo dire che anche io potrei dire questa cosa, però ho scelto di vivere a Los Angeles, dove come ti vesti non gliene frega niente a Forse nessuno, dovrei venire a per vivere cui a io Los Angeles. proprio la qualsiasi mi metto e va bene così, no? Invece in Italia conta molto, è vero? Un pochettino sì, poi chiaramente magari anche dipende dall'ambiente che frequenti, non lo Certo. so, da dove abiti, da tante... Però ecco, forse ho detto una cosa sbagliata, perché in realtà dipende da dove abiti sì e no, perché magari ci sono dei paesi dove, non so, la moda non è neanche mai arrivata o arriva tardi, dove però ci sono altre regole. È verissimo. Quindi magari non ti e può... anzi, sono anche più rigide. Sono più rigide, sono magari ancorate a retaggi del passato da cui non ci si riesce a liberare, cioè, quindi in realtà in Italia l'indumento è importante. È vero. Ma infatti anche a Los Angeles direi non è che non conta, è che tipo la ciabatta e il pigiama sono stati proprio glorificati. Sì. No, è il look, hai capito? E forse secondo me magari lì il look non ti definisce, cioè non è che se tu esci in ciabatte allora sei uno trasandato, No, sei semplicemente uno che vuole uscire in ciabatte, comodo, è esatto. Vero, sì. E invece qua c'è un po' più, diciamo, il discorso dell'abito che fa il monaco, cioè ti guardano come sei vestita, magari non lo fanno neanche con cattiveria, ma il loro subconscio ti porta comunque a incasellarti, è vero. ma perché fa parte della natura dell'uomo incasellare per capire la realtà, quindi certo. non è, lo faccio anch'io. Sì, quindi, è proprio, cioè scatta naturalmente nel cervello, vero? Sì. È vero. Però... Non hai risposto alla domanda però tu, Aspetta, delegare, ma io avrei un assistente che fa tutte le cose burocratiche invece. È vero, anche quello è bello. Anche se non penso di aver pensato questa domanda in quest'ottica. Però multe, tari, tasse da pagare, o quando devi chiamare tipo per fissare una cosa al telefono che ti parte un'ora, queste cose qua perché proprio mi rode tutte le volte perché dico ma la vita non è questa, la sto sprecando. È vero. Due vite comode sarebbero le nostre, non devi pensare a questo, non devi pensare a vestirti, noi viviamo la vita così. Scusa, aspetta, però a che cosa penseremmo allora? Cosa faremmo? Beh, innanzitutto cosa c'è a pranzo e cosa c'è a cena, che per me è un focus molto importante della giornata. Io per quello trovo sempre comunque un minutino per pensare. No, quello senz'altro, però il problema è che mi alzo la mattina dicendo oggi cosa mangio a pranzo e forse è un pensiero un po' troppo ampio rispetto all'importanza del momento. E poi noi niente, pensiamo a fare il nostro lavoro, quindi al lavoro di creative, a creare cose per il mondo. Cose, vedere persone. Che il mondo non ci ha richiesto, tra l'altro. Però vabbè, sì, è una vita così da artiste, da rockstar, da vere rockstar. A letto. Sì, esatto. Io a letto. Esatto. Va bene, vai. Allora, adesso tocca ancora a te, mi raccomando scegli quella più increccata. Dai, io scelgo il metodo Bianca, ma al contrario, l'ultima. Vediamo. Io so tutte quelle, diciamo così. In che modo la tua vita ha superato le tue aspettative? Beh, dai, bella però questa. Allora, è bella. La domanda è: la mia vita ha superato le... Dai! No, scherzo. Dai, allora tutte che ci stanno guardando pensano
Che ingrata! No, scherzo. No, è che io sono molto autocritica, quindi ok. comunque diciamo... Ed esigente. ed esigente, e Verso te quindi stesso, ok. non lo so se posso davvero... Nella mia testa potevo fare tutto meglio di come l'ho fatto, quindi non so sì, ho se capito. ho superato le mie aspettative. Senz'altro... Hai superato le nostre aspettative. E ti ringrazio. Ma non perché ovviamente non ti conoscevamo, per cui non che noi dicevamo, non avremmo mai Questa pensato. disgraziata, guarda dove... Brava, che brava! Sì, un po' così. Non in queste... Come direbbe mia Però mamma. diciamo che noi non ce l'aspettavamo nella nostra vita una Certo. camioke, e per cui Ed è arrivata. è arrivata e purtroppo. ne siamo molto felici. Bene, ecco, in grazie, ti ringrazio. No, però senz'altro la vita la mia vita credo che abbia avuto degli sliding doors che si sono trasformati in turning points. Ok. E voi dite, ma questa è italiana? Sì, sono italianissima. Cacchio, l'hai detto proprio Con una pensavamo pronuncia, l'hai Texas. sentita? So dire solo questo. Cioè, se devo fare una conversazione, zero, ovo, sodo. Però la mia vita ha avuto dei momenti dove, diciamo, ho pensato da qua in poi andrà tutto malissimo. Cioè, no. ti faccio un esempio, ho scelto l'università sbagliata perché io mi sono laureata in giurisprudenza ma mi faceva schifo. No, non lo sapevo. Sì. Cioè, sei arrivata alla laurea prima Sì, di ho dire finito ho tutto, no, sbagliato. perché dovevo comunque ferirmi Sei a proprio modo. esigente, Sì, diciamo. sì. Sì, No, vabbè. prima ho fatto un anno di biologia perché volevo capire, cioè a me piaceva capire. Quindi ho fatto un Ok. anno di biologia, ho studiato gli Poi insettini, proprio uguali, tra l'altro, Uguali, cioè, biologia e giurisprudenza un sacco di punti in comune. al content creator. Esatto, capito? E quindi diciamo che per quelle che erano le premesse, c'è una totale confusione. La mia vita, diciamo, ha superato le mie aspettative perché adesso faccio qualcosa che mi piace e per quelle che erano le premesse poteva andare veramente molto peggio di così. Cioè potevo fare un lavoro che non mi piaceva, non mi definiva, non lasciava spazio a quello che poi Tipo, è... aspetta, nell'ambito della laurea di giurisprudenza, quale tu pensi che sarebbe stato il peggio del ruolo che tu avresti potuto ricoprire per te stessa, non, Sì, certo. senza offesa a nessuno? No, per i miei gusti il peggio del peggio sarebbe stato fare l'avvocato tributarista. Cioè proprio, Oddio. cioè se mi immagino l'inferno me lo immagino così, con una scrivania e avvocato Boniardi tributarista per tutta la vita. Cioè questo è proprio il peggio perché è una materia complicatissima, brutta, numeri, cose, calcoli. Beh, diciamo che però avresti proprio alleviato gli spiriti di chiunque sarebbe passato da te perché sei una simpatica, diciamo. Però aspetta, no? sono simpatica perché la mia vita ha superato le mie aspettative, ma chissà che persona sarei diventata se magari sarei stata una persona inacidita. È vero. E quindi non sappiamo. Questo è il grande vero. mistero dei what if della vita. È vero, è vero. No, la mia sì. Sì, però al tempo stesso non lo so. È come se avessi sempre pensato che sarebbe successo qualcosa di fantastico. Beh, è successo. Cioè, Sì, no, avete- di sicuro. Bellissimo. Però ecco, quella cosa lì supera sempre le mie aspettative, anche se poi ho dei grandissimi momenti di paura, però questa paura viene sempre sorpassata da qualcosa di più grande che ancora mi fa Beh, stupire, sì. della mia fortuna immensa. Però ecco, fin da quando ero piccola io mi immaginavo cose bellissime per me. Ok. Tu anche, perché io mi chiedo se sia anche questa capacità di immaginarsi. Può essere, c'è molto chi crede nelle proiezioni, no? Sì. Delle volontà. Tu avevi una grande fantasia da piccola? Sì, la fantasia è sempre stata un po' la mia valvola di sfogo. Io anche adesso sono appassionatissima di fantasy, di tutto ciò che non è di questo mondo. E quindi sì. Per cui diciamo che se manifesterai non ti vedremo più perché andrai in un altro sono in mondo. un'altra dimensione, ragazzi, non cercatemi. Sì, era una bambina molto fantasiosa, però in realtà per quella che è il mio nucleo familiare avevo delle aspettative per la mia vita molto canoniche. Io volevo fare il medico, cioè aggiungiamo un'altra cosa sul Aspetta, banco. questa ci manca. Olè, chirurgo, olè. E quindi volevo fare il medico, quindi per me quella era una grande soddisfazione. Volevo essere come mamma e papà, un po' come tutti i bambini miei, sono entrambi medici, sono cresciuta in questo ambiente, quindi per me quello era il goal. Certo. Però ecco, non mi sento con questo di aver deluso le aspettative di Camilla bambina, perché lei pensava che quella sarebbe stata la sua strada per la cosa felicità. più bella che le sarebbe potuta mai succedere. Esatto, e non è detto che quello lo sarebbe stata se l'avessi fatta, anzi, magari il medico fondamentalmente non era la mia strada, Certo. chi può dirlo. Quindi sì, diciamo, per la Camilla Chero mi sento di dire che sognavo in grande, Sì. però i sogni sono cambiati poi, Certo, ecco, certo. diciamo così. Sì, quello era il mio sogno da bambina. Di sposarmi con un uomo ricco, ma io lo dicevo quando dicevano cosa vuoi fare? Tutte la ballerina, le cose, io mi voglio sposare. Perché in effetti guardavi, non so, le soap opera, Certo. queste cose qua, sembrava che quella fosse la chiave della felicità. E anche io, tu medico, content creator, e anche io da
mantenuta a quella che mantiene tutte. Certo. Tutti. E comunque guarda, questa cosa mi fa ridere perché sai, io ho 2 fratelli Sì. e mio fratello piccolo, sai cosa diceva quando voleva fare tutti, l'astronauta? Lui voleva, sai cosa diceva? Io voglio fare il benzinaio. No, ti Perché prego. lui vedeva che i benzinai aprivano il portafoglio e avevano un sacco di contanti, perché all'epoca poi tutti pagavano con i soldi in contanti. E quindi vedeva questi benzinai con questi portafogli e lui No, diceva, ti io da prego. grande voglio fare il E lui benzinaio. cosa è finito a Il fare? medico. Ci siamo invertiti a caso, è stato un... Però lui è coerente comunque, se Sì, voleva sì. il soldo, No, poi il soldo l'ha l'ha fatto. Sì, esatto. No, noi invece no, noi abbiamo buttato sull'arte, ci sta, va bene. Vabbè, vai, allora. Tocca a te, it's Sì, your devi turn. farmi pescare Yeah. tu. Questa è la seconda cosa che so in inglese, it's your turn. Ma tu sei brava, tipo, no. No, come vedi no, mi sento di dire no. Niente, io lo vedevo che non eri brava, ma dovevo farlo sapere a tutti, tipo, ma tu, vero, l'avete visto che non è brava? O comunque io leggo anche tarocchi, ragazzi, chiamatemi per... veramente? Sì, e nonostante questo non so aprire le carte. Ok, se non avessi paura di sbagliare, c'è qualcosa in più che faresti? Questa è domanda È difficile. difficile, Questa è vero? difficile. Sono quelle domande in cui dovresti sapere una cosa specifica. Io non so mai la risposta sul momento. Io penso di sì. Io penso che per il lavoro che faccio tante cose le faccio magari un po' frenata perché ho paura magari di ledere la sensibilità di persone che non ho preso in considerazione in quel momento, cioè comunque il mio lavoro è tanto di parlare. La comunicazione, soprattutto quando si rivolge a un bacino d'utenza molto ampio, è probabile che non tenga in considerazione la sensibilità di tutto l'audience a cui tu stai parlando. Sì. E quindi per paura di ferire qualcuno, magari anche involontariamente, soprattutto Certo. involontariamente, alcune cose non le faccio o non le dico perché magari non Urca, credo. adesso tutti stiamo pensando tipo Chissà che cosa. chissà che no, ma dirty. ma anche cose No, molto scherzo. semplici, anche magari sbagliare il termine che indica, non lo so, appunto l'identità di genere. Io Certo. ho paura di sbagliare, di essere magari fraintesa, allora non lo dico perché voglio proprio rispettare il pubblico e questo chiaramente limita molto, perché adesso ti ho fatto un esempio, ma ce ne possono Sì, essere sì, tanti. sì. E quindi c'è un po' questa tendenza per cui io cerco di parlare solo delle cose che un po' ho studiato, che comunque vagamente qualcosa so, perché sennò ho paura di fare Beh, però quella è delle anche cadute. tanta saggezza, no? Perché nel senso Sì, la maggior parte delle persone pecca di questa cosa di parlare di quello che non sa, no? sì, è vero, Tipo però... io. No, ma non è vero. No, sì, hai ragione che non bisognerebbe parlare di quello che non si sa, però ogni tanto magari anche in questo lavoro ci si può buttare e fare delle ok. cose che magari non... Adesso ti ho parlato di questa cosa della conversazione, ma può essere anche, non lo so, un'esperienza, ti propongono di presentare l'evento e sì. tu dici no perché Non non ti mi senti in sento grado. in grado Ok. e ho paura magari di deludere le aspettative. Ecco, quindi in quel senso non aver paura di sbagliare, secondo me ci sta. Guarda, tra queste cose, per me la cosa più azzeccata è quella dell'acting, che io dico sempre, ma cioè, In che senso dell'acting? no, perché spesso mi chiedono di fare l'attrice in dei film, ok. e dico non mi va, ci sono già tante attrici non Ok. bravissime, ci manca una in più che non sia brava. Vabbè, ma tu ti sei mai cimentata? Hai mai provato? Hai mai No, testato? ma è quello appunto, per cui già la paura di essere una cattiva attrice Però magari non mi ci metto neanche, capito? Però la paura magari tu non lo sai e sei la nuova promessa del cinema italiano, ma non ti sei mai data la chance per dimostrarlo. Magari invece sei la più grande ciofeca però è la vita e per questo ci dice la carta, capito? Ci dice per paura di sé non facciamo tante cose. Un'altra cosa che io non faccio per paura, questo è proprio il mio secret, non lo so, la cosa che vorrei essere. Io se avessi un superpower vorrei essere una ballerina. Una ballerina? Carina sì, però. Ballerina anche cantante magari. Ballerina cantante, ci sta. Però quindi comunque mi sei più sulla danza moderna, non sulla classica. Sì, nonostante il tuo outfit di oggi ci conduce in un'altra direzione. Così. Cioè io anzi mi vedo un po' sexy, pole twerk così. E invece la danza non è nelle tue corde? No? Zero? No. Sì, cioè proprio non ho neanche, cioè non sono coordinata non proprio. sei coordinata. Capito? Per cui... Vabbè, io invece ho fatto 12 anni di danza, sì? anche se non si direbbe. Perché no? Sono una persona coordinata, però non so parlare inglese, fare i calcoli e tante altre cose che non dirò oggi. Non sai parlare inglese? Male.
poco e male. Però succede spesso a chi è veramente bravo a parlare, che ha una grande parlantina nella propria lingua, secondo Sì. me quella è paura, perché Sì, sei così tanta. brava ad esprimerti nella tua lingua che hai paura di non essere altrettanto brava in un'altra, non lo so, tipo No, può psicologia. essere- io ho l'inglese basic del liceo, delle medie, poi ho fatto delle vacanze studio in Inghilterra, però non è quell'inglese che senti parlare, questo parlo un inglese fluente, è quell'inglese italiano. Hey guys, what's going on? Quindi un po' così. Sei più brava tu di me. No, ma questa era la frase che dicevo in un famoso negozio di abbigliamento che ora ha chiuso, dove c'erano delle ragazze che arrivavano. Hey guys, what's going on? E io lavoravo lì. Quindi ho imparato questa frase e altre 3 che mi rigioco casualmente. Però Vabbè. sì, quindi sì, no, so ballare ma non so fare tante altre cose. Poi ballare, cioè mettiamo i giusti puntini Adesso sulle... tutti ti metteranno ballando con le Sacco. stelle. Mamma, io un po' ci volerei, posso dire, un po' ci volerei ballando con le stelle. Voglio essere la nuova Titoba. Ah no, stiamo chiudendo. Ah no, ok, allora Allora stavo niente, già basta, pensando. allora è Ma è volata, durata devo dire. pochissimo. Ne facciamo una velocissima, aspetta. Vai. Cosa avresti voluto imparare da piccola che non ti hanno insegnato? Che non ti hanno insegnato, per cui è colpa di qualcun altro. Ok, non è colpa tua. io lo so l'inglese bene, perché avevo delle professoresse scarsissime. A me ballare non lo posso neanche dire perché mia mamma mi obbligava ad andare, io non ho fatto. Cos'è che è? Di mettere dei limiti, cioè tipo di non dire di sì a tutto, perché a me proprio mi hanno insegnato di essere sempre gentile, brava, sì, Bello, mi piace, la filosofia contro la... Sì. Bellissimo. Va bene, grazie, siamo in ritardo per cui ciao, è stato bellissimo, grazie Camilla.